Y es que todos hemos bailado, hemos escuchado en alguna ocasión Yo quiero respirar. Yo creo que incluso a día de hoy todavía se sigue cantando y la gente joven, la gente más joven, actualmente le dices lo de Yo quiero respirar y conocen la canción. En España sobre todo tuvo un éxito tremendo, aunque la canción curiosamente se grabó en castellano, en español y en inglés. Luego lo contaremos, pero muy pocos sabrán que detrás de esa canción hay mucho más, hay mucha más historia, hay muchas más canciones y hay muchos más trabajos, y su vocalista Daniela Gali, está con nosotros hoy en Featuring para hablarnos de esa larga trayectoria de éxitos que hoy vamos a descubrir. Daniela, Dani, come stai? Ciao! Hola, molto bene, ciao, hola, come estás? Un saluto a tutti gli ascoltatori. Estamos muy bien y encantados cada día que vamos preparando todas las entrevistas cada semana, que os vamos conociendo, porque queremos saber de vosotros, de los artistas que nos disteis esos momentos espectaculares en los años 90 y que, bueno, a día de hoy habéis dejado un legado de canciones. Seguís muchos de vosotros trabajando en festivales, en eventos, en ese resurgir de la música de los 90 actualmente, y queremos conoceros y queremos que nos contéis y conocer vuestro trabajo. Así que si te parece comenzamos con Dani, esa Dani que comenzó en el año 1995. Fue el año en el que saltaste a la escena comercial, pero hasta ese año, ¿qué pasó antes? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo llegó Dani a la música? Cuéntanos. Antes, non tanto tempo era passato da quel primo disco del 95. In realtà io erano solo 3 anni che avevo cominciato a cantare, avevo cominciato nel 92, quindi avevo poca esperienza, avevo fatto così un po' di live music con alcune band, insomma avevo fatto un po' di esperimenti. E poi subito, immediatamente ho firmato questo contratto con Off Limits Production, la casa discografica, mitica casa discografica di musica house, e devo dire che il primo disco è stato già un disco fortunato perché uscì nel 95, si intitolava Somebody to Touch Me, era un KMC featuring Danny, ed ebbe subito degli ottimi riscontri, ottimi feedbacks che nessuno si aspettava perché era un singolo di debutto, e quindi è stato un bel riscontro, devo dire. Io sono partita, cioè cominciavo a crederci, ecco, che potevo fare davvero la cantante professionista, diciamo così. Dicen de ti, Dani, que eres una de las voces blancas que quien no te conozca, quien no te vea en persona, podría pensar que eres negra por el timbre de voz que tienes. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Supongo que esto tendrá mucho que ver con la música que has escuchado de pequeña, de joven, te ha hecho ese matiz de voz, ¿no? Sì, è proprio così, infatti. Molte persone mi hanno detto che la mia voce assomiglia a una voce nera, questo mi fa tanto piacere perché la musica black è la musica da cui io provengo, hai detto bene, è la musica sulla quale mi sono formata, la mia vocalità che ho ascoltato fin da ragazzina, e questa cosa mi è rimasta dentro, è rimasta nelle mie corde vocali, nel mio modo di cantare, e ho sempre sognato di avere anche la pelle nera, però ce l'ho bianca. Ma il cuore è black, il mio cuore è black, 100%. Eres al revés que Michael Jackson, ¿no? Al contrario que Michael Jackson. Tú esatto, quisiste esatto, ser sì, negra. proprio. Bueno, y todas esas compañeras de estudio negras con las que has trabajado te darían un Sì, poco de envidia, ¿no? De querer ser certo. como ellas. Certo, in realtà mi è servito molto lavorare con queste colleghe bravissime, eccezionali cantanti black come Jenny B, come Sandy, tante altre artiste black con cui ho collaborato, perché tutte le volte imparo sempre qualcosa di nuovo, quindi sono esperienze che fanno crescere quando lavori con queste grandi professioniste che hanno anche tantissimo talento naturale. Comienza una larga trayectoria de éxitos, arrancan con KMC,
con el featuring Danny, Somebody Touch Me, que era la canción con la que abríamos la entrevista, Street Life, que es este tema que está sonando ahora, año 1996. ¿Cómo surge KMC? ¿Cómo se forma il progetto? KMC è un progetto che si è formato in studio, un gruppo da studio. Abbiamo cominciato a collaborare io e il mio producer, che era Davide Riva, che tutti conoscono ora con il nome d'arte di Rivaz, perché è ancora produttore e anche noto DJ. All'epoca ancora non era produttore, lavorava in studio, e ho cominciato a scrivere con lui e sono usciti questi primi singoli che hanno avuto un ottimo riscontro. Entrambi lavoravamo per Off Limits, e lui però era anche molto impegnato, diciamo, perché all'epoca fu il grande produttore e autore di Wakefield, progetto estremamente famoso negli anni 90, quindi insomma è stata una collaborazione molto importante per la mia formazione artistica e anche umanamente, perché siamo anche ottimi amici. Y todo esto ocurre en unos estudios llamados Off Limits. En esos estudios se crearon infinidad de canciones, numerosos temas y éxitos, no temas, sino éxitos que serían más tarde del Eurodance, ¿no? Esatto, uscivano veramente tantissimi successi da questa etichetta, e credo che il merito sia stato innanzitutto del nostro mentore, che era Larry Pignanoli, che era il capo di Off Limits, un grande musicista, grande produttore esecutivo e artistico, e soprattutto del fatto che lui credeva nel gioco di squadra. Era veramente una teamwork quello che facevamo all'epoca, non c'era un singolo artista, c'erano sempre gruppi di artisti che mettevano delle energie insieme. Questa è stata una grande forza, credo, di questa etichetta. 1998. Esta canción a mí me ha sorprendido mucho porque yo la recuerdo de su momento. Me acuerdo que tuvo mucho éxito y no sabía que eras tú, por ejemplo, que era Dani, la vocalista de este Dada Tune. Dada es por Dani, supongo, ¿no? Lo de Dada Dani. Esatto. Bravissimo. Ma non tutti l'hanno capito, non tutti. Y es una de esas canciones, sí, una de esas melodías pues que relacionamos con los 90, pero que no sabíamos, por ejemplo, que era Dani. Fue tu primer tema como Dani, ¿no? Como solamente Dani, esatto, in solitario. Sì, è stato il mio primo lavoro solista. Anche ora in realtà, però all'epoca molto si cercavano gli hook, diciamo, si cercavano i ritornelli cantati con delle sillabe facili che rimanessero in testa, e avevamo pensato, come primo progetto era nata questa canzone, pensammo che fosse giusta come singolo di lancio nel mio solo project, diciamo. Abbiamo anche girato un bellissimo video e devo dire che è stata una meravigliosa esperienza. Video girato fra l'altro nell'epoca pre-digitale, quindi andiamo veramente tanto indietro. Ma devo dire siamo stati contenti. Esta canción, Dani, si no me equivoco, tuvo importantes remixes, ¿no? Ha avuto importanti remix, sì. La cosa più importante che è avvenuta è che è diventata anche sigla di un noto programma televisivo italiano, della TV italiana all'epoca, e quindi questo è stato un ulteriore lancio, diciamo, per il pezzo, proprio perché la gente lo sentiva anche in TV. Quindi è andato bene, dai, siamo stati soddisfatti. Ahí está ese Dada Tune. Después le continuó uno de los mayores éxitos de Dani, que es Quiero Respirar, que curiosamente Dani no habla español, pero esta canción fue en español. ¿Cómo surgió hacer esta canción, Dani? Cuéntanos la historia, porque nos morimos de ganas de saber cómo surgió esta canción. È vero. Yo entiendo mucho, no hablo nada, ma entiendo mucho. Allora, è nata... In realtà io avevo scritto questa canzone pensando a una cantante madrelingua spagnola. L'avevo scritta pensando a un'altra voce, anche perché appunto non conosco lo spagnolo e non avevo mai cantato in spagnolo. Però avevo provato a scrivere un po' di testo, aiutandomi con dei vocabolari, alcune cose, e insomma il testo era uscito quasi come quello attuale, insomma poi l'abbiamo fatto sistemare da un madrelingua spagnolo ovviamente, però alla fine i produttori dicevano: il pezzo è bello ma ci piace la tua voce, quindi vogliamo che provi a cantarlo tu.
E così è stato. E devo dire che è stata una grande fortuna per me perché il pubblico di lingua spagnola ha incredibilmente apprezzato moltissimo, quindi è stato veramente un grande riscontro, non me la sarei mai aspettata, una bella sorpresa. Es- Sia quello di sia il pubblico spagnolo che y en anche il pubblico Sudamérica también. sudamericano. Sì, Exacto, sì. muy bien. Y esta, Specialmente sì, Colombia, molti paesi dove è uscito anche un album, l'album omonimo, insomma, è stata davvero una sorpresa, y inaspettata. la versión en inglés, Dani, ¿qué pasó? ¿No tuvo éxito o hubo países donde sí que tuvo éxito? Porque aquí no se escuchó en España. La versione in inglese abbiamo pensato fosse giusto farla perché essendo io una cantante fondamentalmente di lingua inglese, anche se italiana, ci sembrava giusto avere una versione in inglese anche per poterci aprire il mercato europeo nei paesi dove non si parlava lingua spagnola. E quindi è uscita. Devo dire che però alla fine è stata più apprezzata quella originale, quella in spagnolo, anche perché comunque la melodia ha un'atmosfera latina e quindi ci stava bene. Vamos al milenio, llega el año 2000, llegan más éxitos de Dani. Te uniste como vocalista a varias formaciones. Por una parte, esto que suena, Mom vs. Dani, con I Wanna Be Free, otra de tus canciones más importantes. Creaste también I Need Your Love con Technic, Run to Me con Alben. Después volviste al proyecto KMC con otro de los super temazos de KMC que fue I Feel So Fine, después de vivir las dos primeras experiencias. Después de todos estos trabajos, sola, con grupo, formación, solitario, ¿cómo se trabaja mejor? Guarda, per me assolutamente si lavora meglio in gruppo. Io sono una grande sostenitrice del lavoro di gruppo. Tutti questi dischi che tu hai citato sono nati dal lavoro di equipe, anche se magari usciva un nome di un progetto piuttosto che il nome di una solista, c'era sempre un lavoro di equipe dietro. Io non mi sono mai sentita molto a mio agio lavorando da sola, ho bisogno di un feedback da parte di un produttore, di un DJ, di un musicista, perché più idee, specialmente se c'è armonia, ecco, se ci sono se c'è un buon scambio di idee e se c'è dell'equilibrio, si lavora tanto bene ed escono veramente belle cose. Da sola io sono disorientata. Scrivo anche tante cose, ma sento sempre il bisogno di confrontarmi, assolutamente. Y unos años más tarde, en 2004, ya formas el proyecto La Unión con Benny Benassi, pero yo creo que esto de Benny Benassi ya venía de tiempo antes. Habéis estado siempre muy unidos. Tú has sido en los últimos años voz oficial junto también a Sandy Chambers de Benny Benassi, pero él ya formó parte del proyecto KMC, ¿no? Él hacía producción. Esatto. Esattamente, infatti con Benny e Alessandro, suo cugino, che erano i Benassi Bros, Benny Benassi e Alessandro Benassi, in realtà la collaborazione durava già da diversi anni, era già cominciata sul finire degli anni 90. Avevamo già prodotto appunto Alben, Run to Me, che tu hai già citato, avevamo già prodotto Technique, che tu hai citato, e anche l'ultimo KMC, che è stato I Feel So Fine, era una produzione di fatto dei Benassi Bros, che ancora non si chiamavano Benassi Bros, e quindi avevamo già una collaborazione molto solida. Avevamo già molto affiatamento quindi di lavoro in studio e avevamo scritto tantissime canzoni. Questa cosa ci è stata molto utile perché quando è esploso a metà degli anni 2000 il progetto Benassi Bros, quindi con tutti questi singoli e le case discografiche che chiedevano canzoni, noi avevamo i cassetti, come si dice, pieni di canzoni. Magari non erano i cassetti, erano gli archivi dei PC, dei computer, però erano davvero pieni di canzoni, quindi tutti i discografici ci chiedevano come fate a scrivere le canzoni così in fretta? E noi rispondevamo, le abbiamo già scritte. Abbiamo passato tanti anni a fare lavoro che poi ha dato i suoi frutti. Llegaste o pusiste voz a las primeras producciones de Benassi Brothers justo después del Satisfaction, de aquel éxito mundial. Satisfaction no tenía voz. ¿Nunca surgió el hacer una versión vocal del Satisfaction y que tú le pusieses voz? ¿Nunca se habló de ello? Allora, in realtà
Io cantai in tempi non sospetti una versione vocal di Satisfaction. In studio ovviamente non abbiamo mai prodotta, non abbiamo mai fatto la release, perché poi la release è uscita come voi la sentite. Però dentro di me c'è sempre questo rimpianto di dire ma se l'avessi cantata io. In realtà vero è che il brano ha funzionato anche perché le voci suonavano in quel modo, occorrevano delle voci che fossero molto digitalizzate, molto elettroniche, per sposarsi bene con la ritmica, con il drum and bass, con quell'elettro che si sente, insomma, che è diventato il suono Benassi. Forse la voce naturale, spontanea di una cantante con un modo di cantare come il mio non avrebbe avuto la stessa resa, diciamo, non avrebbe avuto lo stesso effetto. ¿Y qué pasó con esa versión? ¿Nunca se va a publicar la versión que cantaste? ¿No? Y no nos puede... è rimasta negli archivi. ¿Y puedes cantar un poquito o no está registrada o no se puede cantar? È stata registrata, ma credo che nessuno più la possegga. In realtà io ora, in questo momento, nei miei show, chiaramente adesso il momento è quello che è, quindi show live non ne facciamo tanti purtroppo, però nei miei show ho messo Satisfaction nella tracklist e quindi live la canto, la eseguo, la faccio perché la gente la vuole sentire. ¿Sí? Pues nada, Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Tendremos que ir a un live de Dani para verla en directo con ese Satisfaction. 4 bombazos importantes donde tú pusiste voz para Benassi Brothers, o para Benny Benassi en este caso. 2 álbumes donde aparecieron todas esas canciones. ¿Qué supuso esta etapa para ti? È stata la cosa più importante in assoluto di tutta la mia carriera, un successo anche quello inaspettato, travolgente, un'esperienza incredibile. Ho potuto viaggiare tanto, fare tantissimi concerti per 3-4 anni, insomma abbiamo veramente lavorato tantissimo, ho conosciuto persone straordinarie, sono stati 4-5 anni incredibili, irripetibili. Io mi sentivo come quando vivi un daydream, no? Sogni a occhi aperti, è stato tutto fantastico, devo dire. Devo ringraziare tanto i cugini Benassi per avermi dato questa opportunità, e anche la casa discografica, le case discografiche, perché erano più di una, Off Limits, Energy Production, anche la label francese, tutte le label europee che hanno creduto in me, hanno investito molto su di me, insieme agli altri artisti ovviamente, però io ho avuto un'esposizione molto importante, sono stata veramente molto fortunata, molto. Es muy curioso, Dani, porque todas las entrevistas que llevamos hasta día de hoy con DJs, productores y vocalistas habéis dicho lo mismo, que ha sido un sueño para vosotros. È così. Todos habéis dicho lo mismo. Sì, perché viaggiare, allora fare la cosa che ami di più nella vita e lavorare con questo, quindi vivere di questo, contemporaneamente anche viaggiare, conoscere persone meravigliose, visitare luoghi stupendi e stare a contatto col pubblico, quindi fare ciò che noi realmente amiamo, ciò per cui viviamo. Non c'è nulla che possa superare questo, è davvero un regalo, è un privilegio. Io ne sono sempre consapevole, per cui per questo ti dico, mi ritengo molto fortunata. Non capita a tutti, a chi capita di più, a chi non capita proprio, quindi bisogna essere nel posto giusto al momento giusto, ma non è così scontato che accada, quindi insomma io mi ritengo davvero una persona privilegiata per questo e sono sempre grata. Molto grata. Los últimos años, 2006, 2007, 2008, llegaron tus últimas referencias en solitario, aunque con la producción de Benny Benassi, You and I, que me gusta a mí personalmente muchísimo. Ha sido lo último que hemos sabido de ti. ¿Y qué haces ahora? ¿Qué hace ahora Dani? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? Cuéntanos.
Allora, in realtà in questi anni, dopo i singoli che tu hai citato, ho fatto molte produzioni, ho collaborato con i producer più disparati, a partire da Alex Gaudino, insomma, sia italiani che europei. Quindi in questo momento diciamo che sono un po' freelance, ecco. Mi piace sempre comunque scrivere e cantare house music, la house music rimane sempre la musica del mio cuore e quindi continuerò senz'altro a fare questo. In questo momento sto anche in realtà lavorando a un album pop, quindi sto facendo esperienze diverse, anche perché l'età avanza e quindi bisogna anche diversificare un po' il lavoro. Però mi piace sempre scrivere, mi piace sempre scrivere musica, cantarla, mi piace tantissimo stare sul palco e non ho nessuna intenzione per il momento di fermarmi. Per cui in questo momento sto lavorando a quest'album pop e poi ho anche alcune produzioni house che usciranno a breve con producer sia italiani che anche europei, quindi insomma di lavoro ne stiamo facendo. Vedremo l'inverno cosa porterà e speriamo anche di poter tornare a lavorare di più sul live perché significherà che le cose vanno meglio per tutti, lógicamente. Ce lo auguriamo. Porque tú eres una de las artistas que sigue en activo en los escenarios y que acude a esos festivales años 90, 2000 que están teniendo lugar en todo el mundo, ¿no? Certo. ¿Has venido a España ya? Sono stata in Spagna, l'ultima volta purtroppo sono già passati 3 anni, ero a Valencia 3 anni fa, mi auguro di ritornare molto presto perché adoro la Spagna e ripeto, se ricominceremo a viaggiare, a fare festival, a fare live, a fare assembramento, significa che le cose stanno andando bene per tutti, quindi ce lo auguriamo che vadano meglio per tutti. Y aunque esté ahora mismo todo parado por la cuestión del COVID, ¿cómo ves ese resurgir que ha tenido la música 90-2000? ¿Qué te parece todo el movimiento que está habiendo con la música, con el dance, el Eurodance de los 90? È fantastico perché c'è un grande ritorno appunto della musica 90-2000 e secondo me è il sintomo che c'è il grande ritorno della melodia, della canzone. Perché la musica 90-2000 era veramente costruita sulla canzone, la canzone che potevi cantare, la ballavi in discoteca ma la cantavi anche, la ascoltavi in radio, quindi è molto importante che ci sia questo ritorno perché significa che il pubblico che segue la house music ha voglia di nuovo di sentire la canzone, quindi canzoni degli anni 90-2000, magari anche riarrangiate, ma anche canzoni nuove che suonino come quelle, quindi che gli ricordino quell'epoca. Noi non possiamo che esserne felici perché l'abbiamo vissuta e comunque il nostro compito di produttori, di autori, è quello di dare al pubblico ciò che vuole. Per cui in questo momento stiamo veramente andando a ripescare quelle sonorità e quelle melodie. Antes de marcharte, yo tengo una curiosidad. El otro día te preguntaba si había alguna canción a la que le habrías puesto voz y no habías acreditado como Dani. Hay una canción en la que sé que tú has trabajado escribiéndola, pero no sé quién es la vocalista y no sé si eres tú. Y es una canción que en España tuvo mucho éxito, que es el tema Inside de Oda Main. Mi hai scoperto. ¿Eres tú? Sì, sono io. Vamos a escucharla. Sì, sono io e quello è un bel progetto che facemmo anni fa con un altro grande amico, un producer italiano che è Stefano Gambarelli, Gamba Freaks. Quello era il suo progetto, all'epoca appunto lavorammo insieme a questa cosa e l'avevo scritto e cantato, sì, sono io. Lo confesso. Era una cara B de un maxi, la cara era Carisma, Grace in Your Face. La cara B era Oda Main Inside y era una cara B y aquí tuvo mucho éxito. Las discotecas, los DJs apostaron por la cara B en vez de la A y tuvo un éxito tremendo. Esta canción es muy, muy bailada y muy escuchada en España y en Valencia concretamente. Fantastico che tu mi racconti queste cose, mi fa un gran piacere perché noi non eravamo lì allora e quindi non abbiamo potuto vederlo con i nostri occhi, ma mi fa piacere che tu me lo racconti. Claro, porque tú me decías, yo he hecho muchas más canciones, pero no han tenido éxito. Pero claro, igual el que tú entiendas que no hayan tenido éxito
para nosotros sí que ha tenido éxito. Por eso quería saber a qué canciones habías puesto voces. Certo. Porque hay momentos en los que tú piensas que ha sido una canción más y en España pues esta canción tuvo mucho éxito, este Inside. Súper. Antes de Muy marcharte, contenta. Dani, cuéntanos, redes sociales, cómo sabemos de ti, tus noticias, tu información, página web, cuéntanos. Certo, allora vi invito tutti a seguirmi sul mio sito web dani.it e anche e soprattutto sui miei social dove sono sempre attiva, sono sempre io che li seguo, quindi Instagram Dani Official e Facebook Dani Official e anche su Spotify logicamente, la pagina Dani che trovate sempre aggiornata con le ultime uscite. Bueno, con esa voz tan espectacular que tienes, Dani, yo te he visto en los streamings que haces con Sandy, con Anli, con David de Riva y cantas fenomenal. Entonces, no nos podemos quedar hoy sin que nos cantes un poquito de lo que tú quieras. ¿Cuál te apetece? Oh. Certo, dai, ti canto la mia canzone del cuore, quella che mi ha portato tanta fortuna, Ajá. molto volentieri, che è Hit My Heart, ok? Hit My Heart, ¿la buscamos o no hace falta? Con música, ¿no? Con música mejor. A ver, vamos a buscarla. Bene. Sí, con música mejor. Hit My Heart. Ahí vamos. Aquí. Are you gonna hit my heart? Are you gonna leave me once again? Baby, don't you hit my heart? Are you gonna break my heart? Are you gonna make me cry again? Baby, don't you break my heart? Bravo, bravísimo, Dani, Daniela Gali, gracias. muchas gracias, grazie mille por haber estado Grazie a te Miguel, grazie a tutti gli ascoltatori, con nosotros. è stato un vero piacere. En cuanto estés por España, avísanos que vamos a verte de cabeza para escucharte cómo cantas ese Satisfaction y todas las demás. Que te vaya muy bonito, que tengas muchos más éxitos, Dani, gracias. Grazie a te.